Quando sei piccolo, la domanda che ti fanno più spesso è: cosa vorrai fare da grande? E quando a me facevano questa domanda, la risposta era sempre la stessa: non lo so. Ma non perché non avessi interessi, anzi ne avevo troppi per poter scegliere. Il problema però è che la società ci vuole coerenti, quindi quando vediamo delle persone con un'unica vocazione le consideriamo dei vincenti, mentre quando ci occupiamo di più cose senza specializzarci ci sentiamo in difetto. Ecco, io invece penso che il mito della vocazione è un'illusione. Sono pochissimi quelli che sanno cosa vorranno fare nella vita fin da piccoli. Ci troviamo tutti a dover gestire più passioni ed attitudini e quindi continuiamo a chiederci: se io non ho un'unica vocazione e salto da una passione all'altra, avrò mai successo? Se credete che la risposta sia no, allora non avete mai sentito parlare di multipotenzialità. La multipotenzialità è quella qualità delle persone che nella vita hanno molti interessi e tendono ad appassionarsi a tante cose diverse. Immaginate qualcuno che è allo stesso tempo imprenditore, web designer, violinista e filmmaker. Se pensate che una persona così non esiste, dovete ricredervi, perché ho appena descritto Emily Wapnick, la madre del concetto di multipotenzialità, una professionista che è riuscita ad unire le sue varie anime per trovare la sua strada. Quindi questo è quello che significa essere multipotenziali. Ma dov'è che sta la fregatura? In realtà essere multipotenziali in una società che predilige la specializzazione non è facile. Rispetto allo specialista verticale, infatti, il multipotenziale non eccelle fortemente in qualche cosa, anzi cambia spesso orizzonti e non è focalizzato sulla singola strada. La sensazione tipica della persona multipotenziale è quella di sentirsi senza una meta specifica, però i multipotenziali hanno una marcia in più su tante altre cose. Sono fortissimi nella sintesi delle idee e nel networking, sanno essere flessibili, apprendono più velocemente e sanno tenere traccia del quadro più ampio. Tutte qualità che portano sia al successo professionale che a quello personale. E la storia ci offre degli esempi eclatanti di persone così. Galileo Galilei, astronomo, fisico e matematico. David Bowie, musicista, attore, poeta, drammaturgo e designer. Steve Jobs, a cui interessavano la calligrafia e le lettere oltre al marketing. Essere multipotenziali all'inizio è molto difficile, perché c'è il rischio di sentirsi confusi, soprattutto se non si ha una guida. Però in una società in cui tutto cambia rapidamente, sapersi adattare velocemente ed avere conoscenze in più campi può essere la chiave per il vantaggio competitivo. San Giovanni della Croce ha detto: per andare dove non sai, devi passare per dove non sai. Non preoccupatevi di non avere scoperto ancora qual è la vostra grande unica vocazione, perché magari la vostra vera vocazione è quella di averne tante.